Venere in Pesci, magia e connessioni per tutti i segni zodiacali. Bentornati su Magia Stellare Evolutiva, sono Caterina e oggi parleremo di un transito importante. Venere entra nel segno dei Pesci dal 3 gennaio fino al 4 febbraio. Troverete nella descrizione del video i dettagli per ogni segno, così se non volete ascoltare tutto, potrete saltare direttamente alla parte che vi interessa. Prima di iniziare, voglio approfittare per ringraziare tutti i nuovi followers che mi stanno seguendo. Sto cercando di rispondere a tutti. Oggi ho risposto a centinaia di commenti. Spero di riuscire a rispondere a tutti, ma nel frattempo sappiate che vi abbiamo letti e vi ringraziamo davvero per tutti i messaggi. Venere in Pesci. Che cosa significa? Molti pensano che Venere sia solo amore, ma in realtà è anche compassione. In questo segno, Venere rappresenta la compassione per i più deboli, per i malati, gli anziani, i bambini, ma anche per chi è in difficoltà. È una Venere profondamente empatica, che ci invita a metterci nei panni degli altri. È una Venere che ama proteggere, che tende ad aiutare, ma bisogna fare attenzione. Spesso chi ha questa tendenza ad aprirsi alle altre persone può attirare persone che approfittano della sua bontà. Quindi è importante trovare un equilibrio, proteggere se stessi senza dimenticare di donarsi alle altre persone, ma senza mai mettersi da parte troppo a lungo. Questa è una Venere romantica, che ama l'idea dell'amore, ama innamorarsi e entrare in connessione con gli altri. Ma bisogna anche fare attenzione a non cadere nelle trappole degli approfittatori. Bisogna imparare a dire no, a stabilire dei limiti e proteggersi. La Venere in Pesci è una Venere che può essere molto vulnerabile, ma se equilibrata è anche una Venere che sa andare oltre, che ambisce a un amore spirituale e profondo, che non si accontenta delle apparenze. È una Venere che può portare molta crescita interiore, ma solo se sapremo proteggerci e ascoltare il nostro cuore. Per interpretare il transito di Venere nei Pesci è importante anche considerare il proprio tema natale. Per chi ha Venere in Pesci nel proprio tema natale, questo transito sarà particolarmente sentito, ma anche chi ha pianeti nel segno dei Pesci percepirà gli effetti. Venere in Pesci, infatti, creerà una congiunzione potente con i pianeti che si trovano in questo segno, portando a manifestazioni profonde sia interiori che esteriori. Venere in Pesci ci invita ad abbracciare una visione più compassionevole, sognante e ispirata delle nostre relazioni, spingendoci a lasciare andare le aspettative rigide, le illusioni che ci trattengono e le dinamiche che non ci permettono di crescere, per connetterci invece con l'essenza più autentica dei nostri sentimenti e con il bisogno profondo di armonia e bellezza che risiede dentro di noi. È un momento in cui le emozioni possono trasformarsi in un flusso continuo e delicato, capace di guidarci verso una comprensione più elevata, dove l'amore non è più solo un legame personale, ma un'esperienza universale che si estende a tutto ciò che ci circonda, donandoci la possibilità di vivere con maggiore sensibilità, empatia e apertura verso l'infinito potenziale che ogni connessione umana porta con sé. Venere, simbolo di amore, bellezza e armonia, si manifesta come un vero e proprio intervento divino nei momenti in cui abbiamo più bisogno di ritrovare il senso profondo delle relazioni e della nostra capacità di amare, ricordandoci che ogni difficoltà, ogni sfida e ogni incertezza nelle nostre vite affettive non è altro che un'opportunità per riscoprire quella scintilla di divinità che risiede dentro di noi, per elevare il nostro spirito e per aprirci a una dimensione più alta dell'amore, in cui il cuore si fonde con l'anima e ci guida verso una comprensione più ampia del nostro ruolo nell'universo, mostrando che, attraverso Venere, non siamo mai soli, ma sempre accompagnati da una forza superiore che ci spinge verso la guarigione, la bellezza e la realizzazione dei nostri desideri più puri e profondi. La chiave, dunque, è come vediamo la vita. Se riusciamo ad abbracciarla con una visione alta e consapevole,
possiamo trasformare ogni difficoltà in una lezione di crescita. E questa è la vera bellezza della vita, vederla come un'opportunità per evolverci. E ora passiamo alle previsioni segno per segno. Per il segno dell'Ariete, Venere in Pesci transita nella 12ª casa, una casa associata al sacrificio, alla riflessione interiore e alle emozioni nascoste. Questo posizionamento vi porta a riflettere sul vostro modo di osare e ricevere amore. La 12ª casa è anche legata al servizio verso le altre persone e a volte può indicare un amore che non viene corrisposto o che deve restare nascosto. Potreste sentirvi più inclini a sacrificare il vostro benessere per gli altri, lasciando da parte i vostri desideri per aiutare chi vi sta vicino, ma potrebbe esserci anche una sensazione di solitudine o di incomprensione. Questo transito vi invita a guardare dentro voi stessi per capire quanto siete disposti a dare alle altre persone e potrebbe portare anche a una riflessione su come vi relazionate con gli altri a livello affettivo, non solo romantico, ma anche di empatia. Venere in 12ª casa vi incoraggia a curare voi stessi, a trovare un equilibrio tra il dare e il ricevere, perché se non lo farete, potreste esaurirvi nel cercare di soddisfare le necessità delle altre persone. Venere in Pesci qui vi offre anche l'opportunità di crescere spiritualmente e di comprendere meglio le dinamiche profonde delle vostre relazioni. Venere in Pesci porta un'energia positiva. È una Venere in aspetto armonioso che favorisce nuove conoscenze, non necessariamente sentimentali, ma anche a livello di amicizie e di contatti sociali. Questo transito vi aiuta a chiarirvi le idee riguardo a ciò che desiderate raggiungere, sia a livello materiale che sentimentale. Potreste trovarvi a riflettere su quali obiettivi desiderati, e Venere in Pesci vi aiuterà a comprendere meglio che cosa vi ha fatto bene e che cosa invece non ha funzionato in passato. Dopo aver superato eventuali difficoltà o incomprensioni sentimentali, questo transito vi aiuterà a risanare le relazioni e a recuperare ciò che è stato perduto. Venere vi porta armonia e guarisce le ferite emotive, donandovi un senso di equilibrio e serenità. Ma Venere apporta anche un'energia di introspezione che vi invita a riflettere sulle vostre relazioni e sui vostri desideri più profondi. Questo transito vi aiuta a comprendere meglio cosa cercate, nell'amore e nell'amicizia, favorendo una maggiore apertura emotiva. È un periodo ideale per armonizzare le relazioni e per concedervi un po' di dolcezza, sia con gli altri che con voi stessi. Venere in Pesci arriva in aspetto dissonante al vostro segno. Questo potrebbe portare una riflessione su come volete essere percepiti dagli altri, soprattutto sotto il punto di vista professionale. Sebbene ci sia una quadratura che potrebbe generare qualche tensione, non significa che le cose andranno male. Anzi, potrebbe essere il momento giusto per riflettere sulle vostre ambizioni e su come volete evolvervi professionalmente. Venere apporta anche una certa attenzione all'aspetto sociale e alla vostra immagine pubblica, quindi è importante fare attenzione a come vi presentate alle altre persone. Se ci sono state incomprensioni o difficoltà nella carriera o nelle relazioni professionali, questo transito potrebbe aiutare a risolverle, ma richiederà un po' di pazienza e riflessione. Quando Venere si congiungerà a Saturno, i gemelli potranno vivere un momento di grande introspezione, in cui i legami affettivi e le relazioni importanti saranno messi sotto una lente di profondità e serietà, spingendoli a riflettere su ciò che ha davvero valore, a consolidare rapporti autentici e a lasciare andare situazioni che non offrono stabilità o crescita. Con il Sole in Capricorno che crea un'opposizione, si può avvertire una certa tensione in questo periodo, ma l'ingresso di Venere in Pesci,
che forma un trigono favorevole, è un grande aiuto. Questo aspetto porta un'energia positiva che allevia la pressione dell'opposizione solare, permettendovi di affrontare meglio le difficoltà emotive. Venere in Pesci vi invita a guardare la vita con uno sguardo più spirituale e profondo, cercando armonia nelle relazioni, soprattutto quelle che vi sono più care. È il momento giusto per lasciare andare vecchie tensioni e per riflettere sul vostro approccio ai sentimenti, trovando una maggiore serenità. Venere in Pesci, in particolare, porta una visione più alta della vita. Ci invita a guardare le cose con uno sguardo più spirituale. Quando Venere si congiungerà a Saturno, il Cancro potrà sperimentare un momento di profonda riflessione su ciò che davvero conta nei legami affettivi, spingendolo a guardare con maggiore serietà e maturità alle relazioni più importanti della sua vita, sia personali che professionali. Questa configurazione astrale invita a mettere solide radici emotive, a distinguere ciò che è autentico da ciò che è superficiale e a costruire rapporti basati sulla fiducia, sull'impegno reciproco e su valori condivisi, ma al tempo stesso potrebbe portare a una presa di coscienza su eventuali insoddisfazioni o mancanze, spronando il Cancro a lavorare con pazienza e determinazione per creare una maggiore stabilità e armonia nel proprio mondo interiore ed esteriore. La notizia più positiva per il segno del Leone è che Venere non è più in opposizione, il che apre una finestra di opportunità per chiarire molte cose, soprattutto a livello sentimentale. Se ci sono stati conflitti o incomprensioni, ora è il momento ideale per fare introspezione e comprendere meglio cosa sentite veramente. Venere in Pesci porta una riflessione profonda sulle relazioni, aiutandovi a mettere a fuoco ciò che è importante per voi. Se qualcuno vi ha deluso, questo transito vi offre l'opportunità di comprendere meglio la situazione e di prendere decisioni più consapevoli. Venere in Pesci porta un'opportunità di introspezione che vi invita a riflettere profondamente sui vostri legami affettivi e sulle emozioni che avete vissuto. Questo transito vi permette di comprendere meglio ciò che vi soddisfa veramente nelle relazioni, aprendovi alla possibilità di un amore più autentico e genuino. È il momento giusto per chiarire eventuali incomprensioni e per avvicinarvi a chi vi sta vicino con una rinnovata sensibilità. Per la Vergine, l'opposizione di Venere può portare alla luce questioni profonde legate al proprio equilibrio personale e al modo in cui si relaziona con gli altri, spingendo a riflettere su ciò che non funziona nella vita quotidiana e a prendere consapevolezza delle dinamiche che possono influire sul benessere fisico, mentale ed emotivo. Non si tratta solo di affrontare sfide nelle relazioni sentimentali o interpersonali, ma anche di imparare a prendersi cura di se stessi con maggiore attenzione, riconoscendo l'importanza di dare priorità alla propria salute e felicità senza sentirsi in colpa per questo. Questo transito rappresenta un'occasione preziosa per fare un bilancio delle proprie necessità e per lavorare su quei punti deboli che spesso trascurati vengono a favore degli altri, offrendo al contemporaneo l'opportunità di trasformare ogni difficoltà in una lezione di crescita personale. Sebbene possano emergere momenti di tensione, con l'avvicinarsi dell'estate l'energia si alleggerirà, portando con sé nuove possibilità di armonia e una ritrovata fiducia in se stessi e nei propri legami. Ma in questo mese dovrete superare voi stessi con questa sfida che prende anche l'entourage quotidiano. E qui anche con le persone che vi circondano dovrete accettare questa sfida con decisione e buona ponderazione nelle vostre relazioni. Venere nel segno dei Pesci, per il segno della Bilancia, è un invito a prenderci cura di noi stessi, specialmente a livello fisico e mentale.
Questo transito stimola l'attenzione alla salute, suggerendo di concentrarsi su attività che rigenerano il corpo, come l'esercizio fisico, una dieta sana e possibili cure detossinanti. Venere nella sesta casa, inoltre, porta armonia anche nel lavoro, favorendo riscontri positivi grazie a un atteggiamento amorevole e genuino nei confronti degli altri. È un buon momento per migliorare sia la vostra salute che le dinamiche professionali. Quando Venere si congiungerà a Saturno in Pesci, rappresenta invece un'opportunità per costruire relazioni più solide e durature. Questo transito vi invita a riflettere su ciò che è veramente importante per voi, sia nelle relazioni affettive che nel vostro percorso personale. È un momento in cui l'amore si fonde con l'impegno e la responsabilità, permettendovi di creare legami profondi e significativi, ma anche di stabilire una connessione con noi. Lo Scorpione vivrà questo transito di Venere in Pesci in modo favorevole, soprattutto in relazione all'amore e alla creatività. Questo periodo stimola il desiderio di esplorare nuove passioni e di migliorare i legami con i figli, rendendo il periodo particolarmente fortunato non solo in amore, ma anche in altre aree della vita. Venere in Pesci, infatti, favorisce la creatività e l'espressione di sé, permettendo di divertirvi e di godervi la vita nel modo più profondo. Questo transito porta con sé una grande opportunità di crescita, motivazione e realizzazione delle tue aspirazioni più nel tempo. Venere in Pesci stimola una forte connessione emotiva, favorendo l'espressione di sentimenti profondi e autentici. Questo transito porta un'energia di passione e creatività, che può arricchire le relazioni amorose e rafforzare il legame con i propri cari, in particolare con i figli. È un periodo ideale per abbracciare il piacere di vivere nuove esperienze e rinnovare la propria energia emotiva, rendendo la vita sentimentale ancora più intensa e appagante. Per il Sagittario, Venere in quadratura porta una prova, soprattutto nelle relazioni recenti, che potrebbe essere messe alla prova. Questo periodo potrebbe portare alla luce alcuni aspetti delle persone che avete conosciuto, facendovi vedere i loro veri volti. Potrebbero esserci difficoltà anche a livello domestico, ma queste sfide rappresentano un'opportunità per crescere e migliorare la tua vita. È un momento di trasformazione che riguarda non solo le relazioni, ma anche l'ambiente che vi circonda. Affrontare queste difficoltà con consapevolezza vi permetterà di creare basi più solide per il futuro. Venere in quadratura porta a una riflessione profonda sulle relazioni e sugli equilibri affettivi. Potrebbero emergere difficoltà nelle dinamiche personali che vi sfidano a rivedere le vostre priorità. Tuttavia, queste prove possono offrirti l'opportunità di trasformare la tua vita sentimentale, imparando a riconoscere chi è davvero allineato con i tuoi valori. È un momento di crescita e di evoluzione, in cui le sfide possono aprire la strada verso un amore più autentico e duraturo. Per il Capricorno, la Venere in Pesci rappresenta un'opportunità di crescita, in particolare per quanto riguarda i viaggi, le nuove conoscenze e il rafforzamento dei legami affettivi. È un buon momento per prendersi una pausa, anche breve, e godersi la compagnia degli altri. La comunicazione durante questo transito diventa più dolce e romantica, facilitando l'espressione dei vostri sentimenti più profonda. Questo periodo è ideale per rafforzare le relazioni affettive e per coltivare nuove connessioni che arricchiranno la tua vita. Per il Capricorno, Venere in Pesci offre un'opportunità per esplorare nuove esperienze e rafforzare i legami affettivi. Questo transito incoraggia a prendersi una pausa dalla routine quotidiana
e a godersi momenti di relax in compagnia delle persone care. È anche un buon periodo per viaggiare o ampliare la propria visione della vita, aprendo il cuore a nuove possibilità. La comunicazione diventa più fluida e romantica, permettendo di esprimere i propri sentimenti in modo profondo e sincero. Per l'Acquario, Venere nella seconda casa porta fortuna economica e possibili miglioramenti nelle finanze. Questo transito ti invita a concentrarti su ciò che ha valore nella tua vita, sia a livello materiale che emotivo. È un buon momento per riflettere su come gestire meglio i vostri beni e guadagni, ma anche per riscoprire ciò che vi rende veramente felici e soddisfatti. Venere nella seconda casa vi aiuta a dare maggiore importanza ai vostri valori interiori, permettendovi di fare scelte più consapevoli e allineate con il vostro benessere. Inoltre, Venere in Pesci porta una maggiore sensibilità emotiva e una spinta a riflettere su ciò che è veramente importante nella vita. Questo transito favorisce il miglioramento delle relazioni, invitando a cercare connessioni più autentiche e profonde, sia in ambito personale che professionale. È un momento ideale per dedicarsi alla cura di sé e coltivare un equilibrio che arricchisca la propria vita interiore. Per i pesci, Venere nel loro segno rappresenta una vera e propria rinascita. La voglia di amare e di essere amati torna forte e questo è il momento perfetto per aprirsi all'amore e alla bellezza della vita. Dopo un periodo di difficoltà, ora è il tempo di riscoprire se stessi e di abbracciare nuove opportunità. Questo transito vi invita a rinnovare il vostro spirito e ad accogliere l'amore che arriva con gioia e gratitudine. A partire da giugno, le energie saranno ancora più favorevoli, portando nuove possibilità di crescita e di realizzazione personale. Quando Venere si congiungerà a Saturno nel segno dei Pesci, sarà un momento di consolidamento nelle relazioni e nelle emozioni. Questo transito invita i pesci a creare legami più profondi e stabili, mettendo in pratica la loro sensibilità con una maggiore consapevolezza e responsabilità. Potrebbero emergere sfide che richiedono impegno e pazienza, ma è un'opportunità per costruire qualcosa di solido e duraturo, soprattutto nei rapporti affettivi e nella cura di sé. In sintesi, Venere in Pesci porta un'energia profonda che ci invita ad esplorare il nostro lato emotivo e a creare legami autentici. Mentre attraversiamo questo transito, possiamo scoprire nuove dimensioni di amore, compassione e bellezza, ma anche imparare a bilanciare il nostro desiderio di osare con la necessità di proteggere noi stessi. Se ti è piaciuto questo video, non dimenticare di iscriverti al canale Magia Stellare Evolutiva per non perdere i prossimi aggiornamenti astrologici e contenuti dedicati alla crescita spirituale. Clicca sulla campanella per ricevere tutte le notifiche. Lascia un commento e condividi il video con chi pensi possa trovarlo interessante. A presto!